Siamo ritornati su di sopra. No. Siamo ritornati su di sopra perché era tanto tempo che non presidiavamo la sala 1. L'impianto buono. Esatto, il salotto buono. Poi l'abbiamo rispolverato Sì. per questi Climax 500, solo 500, che sono i fratelli minori. I fratelli minori dei Climax solo 800 che avevamo già provato e che ci avevano conquistato. Ci conquisteranno questi? Secondo me sì. Perché ci hanno già conquistato. Esatto. Quindi è una domanda... La domanda è puramente retorica. Esatto, domanda retorica. Allora, non vi diciamo niente per adesso, vi diciamo solo www.audio2g.it o .com, il nostro sito, andatevi a leggere la prova approfondita, oltre a vedere fino in fondo, fino all'ultimo secondo questa. A tra poco, subscribe, campanella, ciao! Ciao! Bellissimo! Meno di 20 secondi Giulio, perché sennò YouTube si arrabbia e dice: cosa state facendo? Cosa state facendo? Allora, Climax solo 500 che prendono il posto dei Climax solo del 1999, quindi questo già vi fa capire che cosa vuol dire comprare un prodotto Lean, che sia grazie a un'obsolescenza praticamente ventennale che esatto. a questa politica che fanno degli upgrade tendono a mantenere i prodotti il più possibile in catalogo. Tra l'altro uno dei modelli che ha avuto maggior successo, ci diceva Mr. Gilad Tiefenburn, la cui intervista trovate sul canale fra qualche giorno. E peraltro all'interno di quella intervista potrete anche seguire la descrizione di questi prodotti, che però noi adesso andiamo a fare comunque. Sì, tra l'altro mi ha emozionato incontrarlo, perché comunque il padre è stato una delle colonne portanti dell'hi-fi inglese e dell'hi-fi in generale, e io quando ero piccolino sognavo il sound deck e vedevo le fotografie sugli stereoplay dell'epoca e sognavo, lo vedevo distantissimo. Poi invece abbiamo incontrato il figlio, che è una persona squisita, persona veramente a modo e carinissima, che ci ha spiegato anche il complesso rapporto che lui ha avuto con questo padre così importante, così ingombrante in fin dei conti. Esatto. Però devo dire una bella storia. Comunque torniamo a questi prodotti. Allora, il brief progettuale che ne ha determinato insomma la nascita era quello di fare qualcosa di simile ai Climax 800 ma di più accessibile. Ricordiamo che i Climax 800 hanno il piccolo dettaglio non trascurabile di costare circa 90.000 euro ed essere dei bestioni molto ingombranti. Questi qui sono molto più piccolini, li vedete, sono dei monofonici, quindi per una configurazione stereo ne servono due. Sono degli amplificatori in classe AB e sono dotati della tecnologia Adaptive Bias Control, che, ci diceva Mr. Tiefenbrun, è figlia della sterzata verso l'elettronica di controllo che loro da un certo numero di anni, oramai diversi a questa parte, hanno impresso alla loro produzione. Quindi dentro queste macchine c'è una FPGA che fa cosa? Guarda la potenza che gli si richiede, quindi sente il segnale in ingresso, modula l'alimentazione in modo corretto da dare il giusto valore ai finali, e quindi riesce a fare un mix anche con la controreazione, perché è una sorta di controreazione velocissima che riesce a fare, ed è una controreazione dinamica con moltissimi valori, perché la controreazione fatta in questo modo rischia alcune volte di avere valori di controreazione poco granulari. In questo caso la granularità è spessissima e quindi si riesce a ottenere una controreazione estremamente modulare rispetto. Esatto. Comunque devo dire che è spettacolare il suono, scusate ma... L'altra cosa interessante di questo Adaptive Bias Control è che il valore di bias, cioè la corrente di riposo che viene data a ogni transistor dell'amplificatore che lavora in classe AB,
tipicamente è un valore fisso che viene predeterminato Certo. in uno stadio di progettazione e che poi viene implementato nella produzione mediante un potenziometro sostanzialmente. È fisso, lo È fisso, scegli all'inizio, lo scegli e all'inizio non e muovi poi- più. Ora che cosa succede? Che questo valore è per forza di cose una sorta di compromesso. Sì, Un'approssimazione, vuoi perché transistor per transistor, ognuno di quelli che vengono montati è leggermente diverso rispetto Certo. agli altri. Vuoi perché il carico che l'amplificatore vede è ignoto, nel senso che non sai quale diffusore gli attaccherai. Temperatura, invecchiamento nel corso degli anni. Il sistema dell'Adaptive Bias Control monitora transistor per transistor ed applica la corrente di riposo adatta alla situazione. Questo è estremamente interessante, unito tra l'altro alla gestione del raffreddamento, perché poi ci sono due Piccolissime ventole. che sono una qua e una qua, e che vengono azionate secondo lo stato dell'amplificatore in quel momento. Cosa sta suonando? Quindi immaginatevi se c'è un pianissimo dove c'è soltanto un violino che suona o se c'è un piano orchestrale, la ventola viene gestita in funzione di In quello. funzione di questo. Nell'intervista Mr. Tiefenbrun dice che rispetto al modello precedente, grazie a questo tipo di tecnologia, loro hanno misurato un meno 80% di Total Harmonic Distortion, che insomma sono valori, è No, vero, meno sono passati, 80% è sono una cosa- passati 25 anni, ma meno 80% è veramente tanto. Sì, sì, veramente tanto. Dal punto di vista della costruzione meccanica, queste macchine sono fatte con un telaio in 3 pezzi, quindi quello che vedete qui, il coperchio e i laterali, la parte inferiore e poi il pannello posteriore. Questo poi lo vedremo nello Lo sventramento. vedremo chiaramente nello sventramento. Occhio, che sembrerebbe un interruttore, ma interruttore non è. Perché sta qui sotto. È un interruttore meccanico on-off standard, non Sì. c'è niente di stand-by, niente di strano che premete e ci vuole un po' di tempo per accendere, accendete e la macchina parte. Ma Sì, sì. potete però giusto, potete sul pannello posteriore impostare uno stand-by che sostanzialmente si basa sul fatto di sentire se c'è segnale in ingresso. Se per una ventina di minuti non c'è segnale, la macchina può essere o totalmente spenta o andare in uno stand-by, diciamo, di quiescenza, in modo tale che poi se riarriva il Con segnale... 2 livelli diversi, mi pare. Mi pare che ci sono 2 livelli diversi, così come ci sono diversi livelli di accensione Di di illuminazione. Questo display è un display parlante, quindi a seconda di come si illumina la corona di LED e del verso con cui si accendono o si spengono e del colore, ti dice lo stato di funzionamento. Esatto. Questi oggetti sono bellissimi e sopra hanno queste Fenditure bellissime che state vedendo in sovraimpressione e che servono per dissipare il calore, credo in uscita. In uscita. Quindi Quindi è tutto basato su un effetto camino, per cui l'aria entra da sotto, dove ci sono delle ampie forature, passa attraverso una sorta di rete che state vedendo adesso in overlay, di canalini in metallo stampato 3D, una cosa sofisticatissima, ed esce da qua. Quindi non si possono impilare. No, non si no, possono anche impilare. perché quando suonano insomma belli allegri, la temperatura che raggiungono... Sì, anche se volevo dire una cosa ai follower. La prima volta che Giulio mi ha detto, ma sai, scaldano da morire, scottano. Io che sono abituato ai finali in classe A ci ho messo la mano e ho detto, ma guarda, secondo me sono 35 gradi, che vuoi che sia. Infatti erano circa 35 gradi, che però sono moltissimi per un finale in classe AB, per un finale in classe A no, per un finale in classe A. No. Detto questo, dal punto di vista della descrizione, come tutte le macchine belle, meravigliose, non è che c'è granché da dire. No, anche perché sono finali. Sono dei finali. Che vuoi dire? Il tema è ascoltarli. Sì. Non ci sono piaciuti per niente, vero? Per niente. Bando alle ciance, bravo. Passiamo all'ascolto, che Meno male, lì ecco. ci sono le cose serie da dire. Meno male che c'è la Yend. Ciao. Ennesimo faccione. No, questo non è il faccione, volevo far vedere la firma, vedi? La firma, aspetta, mi avvicino, di chi lo ha materialmente Esatto. assemblato. Sì.
bellissimo, e le due prese d'aria inferiori che servono a far entrare dentro l'aria. Benissimo, posso mettere a posto perché è molto pesante? Sì, mettilo a posto, io lo appoggerei sul tavolo. Facciamo vedere la lavorazione di questo pezzo, che è uno dei 3 pezzi che costituiscono il telaio. Questi sono evidentemente lavorati da un unico blocco di alluminio. Eh sì. Dopodiché, e si vedono ancora, se guardate bene, i percorsi della macchina a controllo numerico che fanno eccoli qua, sì. i vari passaggi. Dopodiché ci spostiamo lateralmente e abbiamo l'amplificatore vero e proprio. Esatto. E questo è il secondo elemento del telaio, laddove il terzo è il pannello posteriore. Che è questo. Esattamente, quindi sono 3 parti. 3 parti e poi c'è questa parte nera. La parte nera che adesso proviamo ad inquadrare, che prende tutto l'amplificatore, che è, qui se ne vede proprio un indizio, ed è una parte in alluminio ad alta conducibilità termica che sta direttamente a contatto con il labirinto, diciamo, di canalicoli metallici che non possiamo far vedere in questa circostanza, ma che state vedendo nella animazione 3D che è stata realizzata dalla Lin, che serve esattamente per convogliare l'aria all'interno della macchina e per gestire anche il flusso d'aria generato dalle ventoline, che vedete qui, qua ne vedete soltanto una, l'altra è coperta, sì, che servono per il raffreddamento. C'è da dire che le ventoline entrano in funzione solamente se ce n'è bisogno, altrimenti no. E sono asservite alla onnipresente FPGA Xilinx, che è questa che vedete qui, la quale monitora non soltanto la temperatura dei dispositivi attivi mediante il sensore di temperatura che stiamo inquadrando in questo momento, ma monitora anche il segnale in ingresso. Quindi le ventoline vengono attivate o disattivate, accelerate e decelerate in funzione del segnale. Perfetto, allora questo è l'alimentatore Utopic. Questo alimentatore modula la tensione, la sua tensione erogata secondo il carico dell'amplificatore. Esattamente, quindi anche in questo caso la FPGA Xilinx ci mette il suo. Sono diversi rail di alimentazione, ognuno esce con la sua tensione. Eccoli lì. Ognuno esce con la sua tensione, ma questa tensione è funzione non soltanto del carico, ma anche della condizione di impiego dell'amplificatore. Alimentatore sofisticatissimo, veramente sofisticato, con enormi capacità, perché noi dobbiamo pensare che le tensioni alte necessitano di capacità inferiori, quindi questo è un 450 volt a 330 microfarad, anche questo è un 330 microfarad che a questa tensione diventano molti di più. Allora, alimentazione separata dallo stadio di potenza da questo setto metallico. Bellissimo, fatto proprio ad hoc, e passiamo poi alla parte finale che è fatta di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semiconduttori, mentre nell'800 ce n'erano il doppio, 16. Tant'è che la potenza erogata più o meno è la metà. Ok, molto corpulenta il cablaggio verso i binding post di uscita, che è addirittura fatto con 3 cavi da 2,5. Eccoli lì. Questo è il positivo e questo invece verso ground è il negativo. Esattamente. Esatto. Scheda di amplificazione è questa, è fatta in buona parte a discreti, è tutto fatto in SMD. In SMD, sì. Ricordiamo che le schede tutte sono realizzate, popolate all'interno della fabbrica Lin di Glasgow. Esatto. Interessante sono queste resistenze di potenza SMD, che sono molto più piccole di quelle che invece abbiamo visto in tanti amplificatori e di quelle fatte
col filo, quindi in modo canonico, ecco, tradizionale. Poi abbiamo Sì. qua sopra invece la scheda del DSP. Esatto, l'abbiamo già fatta vedere. Scheda del DSP che, come abbiamo detto, gestisce la matrice di raffreddamento attiva, gestisce l'alimentazione e gestisce l'Adaptive Bias Control. E poi anche lo splendido Piccolo display circolare che troviamo qui davanti sul pannello frontale. che non serve altro che a fare da display, perché non si accende e non si spegne, sembrerebbe un pulsante, ma un pulsante non è, perché l'unico azionamento è l'interruttore di alimentazione. Ma dietro, lo posso girare, Giulio? Sì, direi di sì. Ok. È un po' pesantuccio, e non troppo però, uno non si aspetterebbe da un amplificatore di questa potenza, alla fine non è pesantissimo, pesante ma non pesantissimo. Ok. Facciamo vedere allora il retro del display. Esatto. Con la sua matrice circolare di LED. Eccolo qui. Ingressi bilanciati e sbilanciati, ma questo è full balanced come amplifico, come finale. Esatto. Come potete notare c'è un in e un out sia per quanto riguarda lo sbilanciato che per quanto riguarda il bilanciato. L'out serve per l'eventuale collegamento ad una seconda unità che sta messa in cascata. Quindi immaginate che in un sistema di multiamplificazione potrebbe esserci un diffusore a 3 vie, ogni driver è pilotato da una di queste unità, così come avevamo visto nel setup che c'era stato presentato a Monaco. Esatto. Lì c'erano dei diffusori a 3 vie e quindi ce n'erano 3 di questi finali, con un crossover elettronico che faceva la partizione delle varie frequenze. Questo è il tasto che fa bilanciato e sbilanciato, con la particolarità di avere questo LED verde. Esattamente. Molto comodo. Molto comodo, perché io ieri mentre li facevo il cablaggio, era un po' scomodo vedere bene chi era acceso, come stava messo il pulsante, ma con l'aiuto del LED si vedeva perfettamente. E questi a cosa servono? Allora, questi qui sono in 3 posizioni e sono, uno, la luminosità del display, esatto, e l'altro invece la modalità di stand-by. Okay. Quindi se non ci va per niente, se ci va in una modalità blanda, se ci va in una modalità più pesante. Okay. Comunque fondamentalmente il concetto è che se la macchina non percepisce un segnale in ingresso, dopo un po' si spegne. Perfetto. La porta Ethernet, come è chiaramente scritto, serve soltanto per servizio. Sì, come pure questo USB-C. Come pure questo USB-C. I binding post sono Furutech, sì, di pregevolissima fattura. Poi c'è un ground e poi c'è la vaschetta IEC. Perfetto. Che dici, possiamo chiudere, Giulio? Ma io direi che possiamo senz'altro chiudere Questo è facilissimo però, meraviglia, esatto. Facilissimo. E non passare all'ascolto, per quel che mi riguarda, tornare all'ascolto, perché fino a che questi restano qua io ascolto. Sì, torniamo all'ascolto, vi diciamo già da subito che ci ha lasciato veramente a bocca aperta. Grazie. Ciao. Caro Giulio. Qua la cosa si fa difficoltosa. No, si fa nefasta. Sai perché si fa nefasta? Nefasta. Perché già gli 800 mi erano piaciuti tantissimo, no? Sì. Adesso, grazie, scusate per il microfono, a K-System di Roma, che ci avvicina un po' a questi prodotti della Lin, e al mio carissimo amico Paolo Nobile, abbiamo avuto questo Climax Solo 500, anche grazie alla Lin, ovviamente, che ringraziamo, in esclusiva, e purtroppo devo dare ragione a Paolo. Cioè? Perché Paolo, da quando eravamo molto più che minorenni, ha sempre avuto la fissazione di Lin, e quindi discutevamo fra di noi amici, no? Cioè, oggi si discute, cioè, alcuni discutono per Roma e Lazio, noi invece discutevamo per Lin e il resto del mondo. Bravo, e il resto del mondo. Devo dare ragione a Paolo, perché questi Climax Solo 500 mi hanno lasciato senza parole. Sì.
Ecco, mi hanno lasciato senza parole, quindi che vi devo dire? Non lo so, perché adesso piano piano con Giulio sviscereremo un po' le impressioni di questi prodotti, ma la prima cosa a pelle, quello che mi ha fatto venire la pelle d'oca, è che sono spettacolari. Ecco. Sì, assolutamente delle amplificazioni meravigliose, fantastiche. Conservavo uno splendido ricordo dei Climax Solo 800. Questi 500 hanno sicuramente rinverdito quel ricordo, ma paradossalmente ci sono entrato più in sintonia con questi che non con i fratelli maggiori. Credo anche di sapere il perché e proverò poi ad articolare la faccenda. Però io inizio allora da una prima valutazione che sicuramente farà arrabbiare alcuni nostri detrattori, ma me ne importa nulla. Questi sono degli oggetti di una bellezza incredibile. Nel momento in cui li guardi, nel momento in cui li installi, nel momento in cui l'occhio si sofferma su qualsiasi dettaglio delle lavorazioni metalliche, perché in fondo sono due parallelepipedi di metallo, non si può non restare indifferenti a quel tipo di lavorazione. Sono degli oggetti belli, eleganti, funzionali. Metterli in funzione, installarli è stata una passeggiata. E questa è già una prima cosa che io capisco, qualcuno potrà dire, ma più di 25.000 euro a pezzo, sì, sono tanti soldi, ma vi assicuro nel momento in cui avete a che fare con questi oggetti, rivedete un po' il concetto di sono tanti soldi. Detto questo... anche perché, scusami, non arrivano per primi, perché... Ma no, ci sono tantissimi finali mono che costano molto di più. Questo è un settore high-end di fascia alta. Altissima. Stiamo parlando di fascia altissima. E quindi ovviamente i prezzi sono quasi economici. In questo rarefatto mondo purtroppo i prezzi sono questi e ovviamente stiamo parlando di qualcosa che non è alla nostra portata. La mia sicuramente. Quindi è una pura fruizione di una prova, di una recensione. Passiamo però al suono, perché poi la descrizione del prodotto l'abbiamo già fatta nella sezione dedicata. Allora, ti lascio la parola sul suono, però ti voglio dire che la descrizione fisica che hai fatto del prodotto corrisponde esattamente col suono. Vai, descrivi. Sì. Allora, c'è un concetto che gli anglosassoni esprimono con il termine grip. Ecco, questi amplificatori sono la quintessenza del concetto di grip. Potenza, dinamicità espressa con il pugno di ferro, e in questo sono, secondo me, quasi sovrapponibili agli 800. Quasi, ma con una delicatezza impressionante, con una risoluzione impressionante. La risoluzione è anche appannaggio degli 800, figuriamoci. Forse questi, essendo un po' meno potenti, io ho avuto la sensazione che ci fosse un'oncia di delicatezza in più. Ora, stiamo parlando di prodotti di fascia altissima e io, per mia inclinazione personale, gli ascolti che ho fatto sono stati con la Grande Orchestra Sinfonica. Seconda di Mahler, quinta di Mahler, sinfonie di Beethoven, Bruckner. Sono andato a cercare delle partiture dove ci fosse il massimo del contrasto fra il pianissimo e l'imponenza di tutta l'orchestra che all'unisono suona a grande potenza, a grande livello. In questo i piccoli Climax 500, piccoli per modo di dire, si sono rivelati spettacolari, una benedizione. La capacità di riuscire a trasmetterti il dettaglio del singolo violino, dell'oboe nella sua spazialità e l'immane potenza di tutta l'orchestra.
Prima abbiamo sentito di Essire di Verdi che era da inchiodarti allo schienale della sedia. È come se ti trovi proprio davanti all'orchestra e ogni strumento ha la capacità di potersi esprimere in modo completamente staccato dall'altro. Allo stesso tempo si sentono tutti insieme, ma hai la possibilità di poter seguire il singolo strumento che ha capacità di espressione assolutamente indipendente dagli altri, cosa che abbastanza spesso, certo non con elettroniche di questo livello, non capita, perché secondo quanto è l'impatto energetico dell'uno o dell'altro strumento, un po' certi dettagli si portano dietro certi altri. Sì. Può capitare. In questo caso questo non avviene assolutamente, tanto che Giulio si è preoccupato perché io ho alzato e continuavo a alzare senza che ci fosse un domani, perché ti viene proprio la voglia, perché non si sente alcun tipo di compressione, alcun tipo di rarefazione di questo bellissimo scenario. Sai cosa? Sì. Sono capitati altri ascolti, Sì. me ne ricordo diversi, fatti in sala 1 con le Caia, dove tu hai alzato e dove io effettivamente ho avuto questa sensazione di dire: oddio, sta alzando troppo, adesso spacchiamo tutto. Con l'elicottero di The Wall. Con l'elicottero di The Wall. Qui con questi Climax solo 500 io ero sereno, non avevo minimamente la sensazione, nonostante la pressione, che i diffusori erano in una zona di pericolo, Sì. perché è totalmente indistorto. Indistorto, Il concetto di distorsione è totalmente alieno da questi finali. Una cosa però mi ha colpito, perché come vi abbiamo detto in descrizione e come potrete leggere più nel dettaglio nell'articolo sul sito www.audio2g.com, l'Adaptive Bias Control dovrebbe mettere l'amplificatore in condizione di lavorare al meglio indipendentemente da tutta una serie di condizioni al contorno, tra cui il riscaldamento, tra cui il condizionamento termico. Devo dire che però questa cosa è vera in parte, nel senso che io ho notato nettamente che questi amplificatori esprimono il meglio di loro quando raggiungono una temperatura nell'intorno dei 35-40 gradi misurati sulla superficie. Quando sono più freddini la gamma medio-alta resta più o meno simile, è la gamma bassa che tende a essere un po' meno aperta. Quello che è proprio bello di questi Climax è questa apertura in gamma bassa, sì, profonda ma larga, e pugno di ferro. Sì. Non c'è mai un allungamento del basso. Boom! E questo è fantastico. Sì, hai proprio la netta sensazione del totale controllo, e abbiamo fatto l'ascolto con le Caia 90 che hanno 4 woofer a cassa, quindi non è che ci siamo messi, li abbiamo messi nelle condizioni di poter esprimere facilmente una gamma bassa, ma bensì di dover controllare ben 4 bobine, quindi in una condizione difficile. Ecco. E devo dire anche che altri amplificatori finali che sono stati utilizzati su di sopra, privi dello stesso controllo in gamma bassa, hanno finito con il generare un rigonfiamento, una saturazione, una coda. Qui, nonostante arrivassero, ripeto, delle bordate di timpani bestiali, pum, finiva istantaneamente. E questo, ripeto, è una cosa che veramente è emozionante. Questi finali, che sostituiscono i Climax 500 del 1999, sono finali che insieme con gli 800 aprono le porte del mondo Lin un po' a tutti i costruttori. Sì, ce lo diceva appunto il CEO dell'azienda, Gilad Tiefenborn, che uno degli obiettivi che si erano posti era proprio quello di ampliare il mondo Lin anche ad una platea di appassionati non strettamente del marchio. Non strettamente del marchio. Allora, che facciamo, Giulio? Ce li facciamo lasciare?
Allora, questi sono due oggetti che andranno via con grande dispiacere. Io prima di concludere volevo soltanto per gli amanti, e voi sapete che noi non siamo tra questi, comunque delle comparazioni, e dire che di fatto in sala 1 li abbiamo giocoforza confrontati con l'accoppiata Solution 525-511 pre e finale. Io credo che la coppia dei Climax Solo 500 direttamente pilotati dal DAC Playback MPB8 hanno offerto una prestazione secondo me assolutamente comparabile, due pesi simili, con un'impostazione proprio di estetica sonora leggermente differente, cioè laddove i Lin riescono a trasmettere, e questa è proprio una caratteristica dei prodotti di quell'azienda, un suono che è un suono che ti rapisce, è una sorta di magia che sa fare la Lin, che è immediatezza, che è trasporto, che è ritmo, che è capacità di fluire. Con questi finali succede la stessa cosa. I Solution forse sono degli apparecchi un po' più distaccati, cioè meno coinvolgenti dal punto di vista, da questo punto di vista, meno empatici se vogliamo. Forse riescono a spaccare un po' più il capello in quattro, cosa che io amo particolarmente, evidentemente, però insomma, ecco, stiamo proprio lì, secondo me, nel vero territorio dell'high-end, cioè quando ti metti a spaccare il capello in quattro e a dire mi piace più questo approccio rispetto a quest'altro approccio, ma difficilmente potresti mai dire questo suona meglio di questo. Sono due modi di scattare la fotografia con la stessa macchina fotografica, ma con delle regolazioni differenti. Quindi un confronto interessantissimo. Poi alcuni detrattori, fra virgolette, possono dire è assurdo spendere queste cifre. Io invece dico, meno male che esistono questi apparecchi, fondamentalmente perché così io posso sognare qualcosa di meraviglioso, perché tanto io non me li posso permettere, però so che esistono. Ecco, e quindi già il sapere che esistono a me fa stare bene. Quindi, grazie, veramente grazie sentitamente a Lin, a K-Systems che ci hanno dato questa possibilità, perché è stata veramente una sessione d'ascolto commovente. Sì, veramente commovente. Direi che ci possiamo salutare? No, aspetta, ti volevo suggerire un regalo di Natale per i prossimi 100 Natali. No, facciamo così, uno me lo compri tu e io uno forse ce lo potrei pure fare. Facciamo così. Ciao amici follower, grazie, ciao.